Oggi vi faccio vedere come si prepara miso ramen. Prepariamo brodo, mezzo chilo di ali di pollo, un etto di cipollotti parte verde, 40 g di zenzero, un cucchiaino di sale e un litro di acqua. Ho lavato cipollotti verde e zenzero e taglio a metà cipollotti, zenzero non tanto sottile, pentola a pressione, mettiamo ali di pollo che ho già lavato sotto acqua corrente, mettiamo pollo prima, stendiamo bene, poi sopra mettiamo cipollotti e zenzero. Mettiamo un cucchiaino di sale e un litro di acqua, che in realtà alla fine quando mangiamo come ramen, come zuppa, ci serve solo 350 ml a testa. Siccome sto facendo per 2 porzioni, siccome poi il liquido stringe, per precauzione metto un litro di acqua. Poi alla fine uso 700 ml per 2 persone. Adesso prepariamo gli ingredienti che andrò a saltare sulla pentola wok. Questo è un etto di carne macinato di suino che sto asciugando con lo Scottex. E poi tagliamo cavolo cappuccio morbido. Ci servono 4-5 foglie. Laviamo, lasciamoli asciugare e intanto taglio cipolla, taglio metà, tolgo pellicina e tagliamo mezzo centimetro. Carote tagliamo invece, togliamo la buccia, tagliamo più sottile di cipolla, perché fra verdure è più duro carote, quindi chiede più tempo di cottura, invece tagliando sottile vengono cucinati insieme. Cipollotti tagliamo sottile sottile, con la parte bianco. Adesso vado a grattugiare zenzero, sto tagliando le bucce. Grattugio anche aglio, tolgo pellicine e grattugio. Bene, così mezzo cucchiaino ciascuno. Adesso ho asciugato cavolo cappuccio morbido, taglio 2-3 cm. Adesso nella padella wok mettiamo mezzo cucchiaio di olio di sesamo. Per fare ramen usiamo molto spesso olio di sesamo. Potete mettere anche un cucchiaio di olio di sesamo. Metto cipollotti tagliata sottilissimo e sto mettendo parte bianco perché sto friggendo parte bianco dei cipollotti e saporisce bene questo olio di sesamo. E poi aggiungo un etto di macinato di suino. Io preferisco parte coppa di suino perché c'è bell'equilibrio di grasso e carne parte magra. Potete usare anche macinato di pancetta, però per mio gusto fa tanto grasso, tanto pesante, quindi a me piace coppa.
e poi vado a soffriggere. Qua a fuoco medio, basso, medio, e faccio uscire il grasso di carne. Quando cominciate a uscire il grasso di carne, aggiungo grattugiato di aglio e zenzero, ciascuno mezzo cucchiaino, e cuciniamo anche quello che comincia a fare buon profumo. Già comincio a sentire proprio l'inizio del profumo di ramen. Aggiungo verdure che abbiamo tagliato. Qua ho alzato fuoco al massimo. Saltiamo. E poi aggiungo un cucchiaino di豆板酱, una salsa piccante, soia fermentato piccante cinese, e che non è solo piccante ma ha un suo sapore e che dà gusto. Questa salsa piccante豆板酱, se saltiamo con calore, e viene ancora più suo gusto. Adesso aggiungo un cucchiaino di sake. Se non avete va bene anche vino bianco. Saltiamo un po'. E poi mettiamo anche 2 cucchiaini di zucchero di canna, zucchero grezzo, perché a me non mi piace zucchero bianco che è trattato. Mescoliamo. Qua è quasi finito e volevo lasciare così, però siccome per non farli asciugare ho aggiunto un bicchierino di acqua, solo per farle rimanere un po' umida. Adesso comincio a fare bollire questa acqua nell'altra pentola per bollire noodles, spaghettini cinesi. Allora, qua è pronto il brodo di pollo. Apro. Quindi ho cucinato con fuoco alto. Quando ho cominciato a fischiare la pentola ho lasciato 10 minuti, dopo abbassando fuoco più basso, altri 50 minuti. Scoliamo con la scolapasta. E così abbiamo il nostro bel brodo. Adesso andiamo a bollire i noodles. Sono spaghettini cinesi che ho trovato in Italia, che contiene già sale nell'impasto, quindi non mettete sale nell'acqua. Questi spaghettini che io veramente trovo buonissimi, se troverete anche voi, provate. 90 grammi a testa, tempo di cottura dipende quale noodle utilizzate. Ho aggiunto 700 ml di brodo per 2 porzioni. Aggiungo 50 grammi di miso. Miso sarebbe patè di soia fermentato. E sciogliamo. E mettiamo un cucchiaino di salsa di soia. Zuppa è pronta, ma assaggio, poi se manca
qualcosa aggiungete o un po' di miso o un po' di salsa di soia. Scogliamo gli spaghetti e mettiamo nella ciotola dividendo a metà, 90 grammi a testa. Poi se volete mangiare di più naturalmente potete cucinare un netto e 10 grammi di pasta. E poi sopra andiamo a mettere questa bellissima zuppa. E poi sopra questo ramen mettiamo 2 cucchiai di mais che si vendono nella scatola, 2 cucchiai a testa, miso, mais e poi alla fine mettiamo burro. Questi 3 elementi sono prodotti a Hokkaido, infatti miso ramen è molto famoso questa regione Hokkaido, il nord del Giappone. Ecco un po' di burro sopra e poi tagliata sottile parte verde del cipollò di quanto basta, va bene anche parte bianca, ma per dare un po' di colore ho tagliato quella parte verde. Bene, ci siamo quasi. E poi se avete sesamo mettiamo sopra un po', poi se avete voglia magari prima se tostate fa ancora più buon profumo. Questo olio piccante, se non avete olio piccante va bene olio piccante calabrese con olio piccante italiana. E per finire maciniamo pepe nero, va benissimo anche pepe bianco, ma non avevo pepe bianco allora macino pepe nero. Bene, finito, bravi bravi, finalmente questo momento che aspettavo. Bene, itadakimasu. Facciamo sciogliere un po' burro, sentiamo la zuppa. Molto profondo, molto buono.